Buongiorno a tutti, siamo qui con lo scrittore del Trentino Alto Adige, Vincenzo Di Giorgio. Buongiorno Vincenzo, come mai sei venuto? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Sì, ma non ho capito bene la cosa che hai detto finale. Non ho No, capito. allora io Del... la prima domanda che volevo farti è di che zona del Trentino Alto Adige sei? Sono di Napoli Centrale, Corso Garibaldi. Ah, non sei del Trentino! Ma allora No. mi hanno dato informazioni sbagliate. Però si sente che parlo un po' trentino. Vabbè, sono milanese puro, milanese Ecco, sì. puro, sì, 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 sì. A Ma sud di Milano. mi piacerebbe visitare Napoli, qualche volta ci verrò. Va bene, tu stai a sud di Milano. Sì, no, in periferia praticamente. Ecco. A Buongiorno a sud, tutti, so a buongiorno a sud. tutti quanti, eh? Eh. Buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci stanno vedendo. Vincenzo, è proprio un piacere averti qui perché ti ho ascoltato in altre interviste e sei un bel personaggio, cioè lo scrittore del popolo. Da cosa nasce questo nome? Allora, prima cosa, grazie della stima che hai per me. Mm, Eh, Lo scrittore del popolo nasce, il mio editore mi disse mm, questa cosa qua, perché come ben sai io non ho degli studi, ho fatto la terza media, la licenza media, e io dissi, vabbè, io delle parole le sbaglio quando scrivi, disse, Vince, tu sei lo scrittore del popolo. Da qua è nato tutto, lo scrittore del popolo. Senti, quindi un giorno potrò vantarmi di averti intervistato. Sì, potrai vantarti un giorno. E anche io potrò vantarmi di essere stato intervistato da te. Ma questa gente del Trentino Alto Adige com'è simpatico, guarda, sei grande, grazie. Senti, passiamo a un'intervista più seria, va, diciamo seria, perché poi non penso che ci riusciremo totalmente, insomma, che ne pensi? Sì. Senti, come sei? Prima di tutto, che libro ci presenti oggi? Ce lo fai vedere? E di che cosa Allora, parla? il libro che sto presentando in questo periodo è Mm. questo qua, Il villaggio del caos. Fallo più qua, più qua. Hai chissà Il, lato? villa- il villaggio del caos. Conosci il milanese? Un poco. A chi sta tu lato significa un po' più qua, bravo. Ecco, Eh. questo è il villaggio del caos, Eh. amici miei che ci Mm. ascoltate, ci state vedendo. È un libro molto bello perché mette ordine nella testa delle persone, in tutto questo caos che c'è in giro, tra maltempo, cose meteorologiche, che non funziona niente in quest'Italia e oltre. E questo libro ci resetta il cervello. È un libro, Abbiamo bisogno di resettare il cervello in questo momento? secondo me, è solo perché non ci sono punti di riferimento attualmente oggi, sia nelle famiglie, sia in qualsiasi contesto. Si è perso ormai il punto di riferimento. Oggi il punto di riferimento, faccio esempio, è solo questo qua. Vedete? Questo, sono tutti professori analizzando e vedendo questo soggettino qua che c'è in mano. Sono tutti professori. Togliete questo, zero, la mente è zero. E Senti, invece noi dobbiamo, ti faccio una domanda difficile, però se non me la vuoi rispondere, fammi un'altra domanda, va bene? va Eh, benissimo la Giuseppe, scuola di oggi dove sta andando, soprattutto a Napoli? la scuola di oggi secondo me sta andando un po' alla deriva, nel senso che le maestre, tanto di cappello, si fanno un po' così Eh. dalla mattina alla sera, però io vedo, almeno così a Napoli vedo, dove abito io, vi dicevo, al Corso Garibaldi, centro di Napoli, e, è una confusione, vedete, ecco, ritorniamo sempre allo stesso punto, è un caos totale, tu parli con le persone e le persone non ti sentono, stanno sempre con questi cosi in mano, li chiamo cose perché sono cosi in mano, eh? E anche a casa, vi porto un esempio pratico, a casa noi siamo quattro di noi, io, mia moglie, due bambini, niente di meno è come se stessi isolato con Panisala, perché lei col telefonino, cioè col WhatsApp, con il WhatsApp in mano, come si chiama? Col Un tablet, tablet sì. in mano,
il mio figlio e mia figlia piccola che telefonino, io col telefono. Siamo l'isola dei famosi, isolani. Isolani. Senti, Isolani. Vincenzo, come sei arrivato a scrivere questo libro relativamente ai bambini? Sono arrivato perché prima scrivevo, ho scritto 3-4 libri per i romanzi, per le persone adulte, no, grandi, romanzi, e poi ho detto, mo mi metto in gioco, voglio fare qualcosa per i bambini, per vedere un po' se riesco a fare diciamo, altri libri, altri generi, e mi è riuscito bene perché il libro sta andando bene, ecco qua, sta andando molto bene questo libro qua, su Amazon, sta sia cartaceo che in ebook, e sta andando benissimo questo libro qua. Senti, allora dopo quando diventerai famoso, se ti serve un portaborse, cioè io ci sono, eh? Non ti preoccupare, ne avrò molti. Ti devo scegliere, tu mi sei simpatico, ti scelgo. Ah, vabbè, no, che devo scegliere, poi significa che potevi anche non scegliermi e quindi ci No, no, rimanevo ti male. scelgo, dipende dalla domanda che mi fai. Ah, ho capito. Vabbè, fine mo sono stato bravo, dai, ho fatto Bravissimo, domande. bravissimo. Senti, invece vogliamo parlare di Cannes, di Parme, no, sto scherzando. Senti, Vincenzo, ci vuoi raccontare un po' la tua amata Napoli? Sì, voglio raccontarvi che per me, parlo sempre per me, che Napoli è una grandissima città, anche se sta vivendo un momento un po' difficile, come sempre, soprattutto a Napoli, dove già il caos dominava, adesso ancora di più per il fatto della guerra, etc, etc, etc. Però Napoli resta sempre, come diceva il grande Luigi Pino Daniele, è sempre di mille colori. Napoli è una città magnifica, meravigliosa. Basta cambiare solamente gli occhiali, cioè mettersi un altro punto di vista e vedere Napoli in un'altra maniera. Perché se la guardiamo solamente nel lato buio, io facevo l'altra volta l'esempio di Pulcinella, che se guardiamo il Pulcinella e guardiamo solo il nero della maschera, e immaginiamo la nostra città così nera, è devastante. Invece Pulcinella è tutto bianco come vestito, è un candore bianco, e guardiamola così la nostra Napoli, nel senso più bello, nel senso più verace. Senti, Vincenzo, ma se voglio scrivere un libro comico, lo fai con me? A disposizione. Il primo personaggio sono io. Solo che ho difficoltà perché tu stai in Trentino e io sto a Sì. Milano, insomma, c'è difficile poi Sì, sì. incontrarsi. Sì, sì, sì. Poi il Trentino è difficile a parlare, eh? Senti, ho ascoltato una tua intervista, mi hai parlato del mare di Napoli, che da bambino andavi al mare, insomma, ci vuoi raccontare qualcosa di questi aneddoti che sono bellissimi? Sì, sì. E andavo quando ero piccolo andavo a mare, poi una cosa bellissima che io non sapevo nuotare, no? Un napolitano che non sapeva nuotare, pure strano, Eh, non sapevo nuotare, andai con uno zio mio che il fratello di mia mamma che non c'è più, lo saluto, e, e lui era diciamo, un grande, sapeva stare sulle barche, era un pescatore bravo, sapeva pescare. Andammo io e 3-4 cugini miei. Questi cugini miei però sono nati proprio nell'acqua, eh. ma erano grandi nuotatori. Io che avevo paura, mi mischiai in mezzo a loro, chi si tuffava di qua, chi si tuffava di là. Mio zio mi guardò e disse: Vince, ma tu non ti butti? No, zio dice: c'ho un po' di mangiare sullo stomaco, c'ho il cornetto, non so che mi mangiai, a graffo, cornetto, non ce la faccio, dopo mi butto. Quello che cosa fece in un attimo? Mi prese, io avevo 7-8 anni, così come un cagnolino, e mi buttò nell'acqua, e i miei cugini a ridere, mi stavo annegando, mio zio si buttò, stuffò e mi prese, e nemmeno imparai a nuotare. È un'esperienza brutta, però è pure divertente come cosa. Senti, ti faccio una domanda complessa, non difficile, ma complessa, sempre su Napoli. Io come lavoro, insomma, sono educatore, ho fatto l'educatore a Napoli per tanti anni e ho conosciuto dei ragazzi che
pur vivendo a 2-3 chilometri dal mare, non avevano mai visto il mare. Ci racconti questa Napoli? Sì, allora vi voglio dire una particolarità del Lido Mappatella a Napoli che a volte poche persone conoscono. O Lido Mappatella a Napoli veniva chiamato così perché delle persone che stavano nelle vicinanze si portavano a pranzo una mappatella, sarebbe un telo così Eh, a quadrato, e mettevano il mangiare dentro e si portavano sta mappatella e andavano a mare. E a questo rito mappatella, e io da bambino ci andavo perché vi dico la verità, non avevamo molta disponibilità economica, e io andavo là e mio padre faceva i sacrifici per portarci, però io mi sono divertito lo stesso, anzi voglio bene a mio padre, anche se non ho avuto tanto, però era bello per me, vi ripeto, i colori bellissimi, o perché non capivo, ma, ma bello quando andavo a Solito Mappatel, ecco, puntualizzo, Solito Mappatel, mio padre si portava, mia madre si portava le borse, la roba e noi ci divertivamo un mondo. E là ci sta anche una colonna spezzata, là, mm. più avanti. Una colonna spezzata perché anticamente quando passavano le aeree si spezzò perché gli andò un aereo vicino e spezzò questa colonna, perciò la colonna spezzata. Senti, oggi il mare a Napoli è diventato stupendo. Io ricordo qualche anno fa non era così bello, insomma, invece poi con l'avvento, insomma, di politiche un poco migliori, oggi possiamo godere da Posillipo fino a anche fino a Castel dell'Ovo di un mare stupendo, insomma, Ma è arrivato pure a colori. San Giovanni, hanno fatto un lungomare, andai con mia moglie, ma bellissimo, eh. Mm, mm, Hanno fatto un lungomare, ma in acqua da sopra, si vede proprio tutta azzurra. mm, mm, Mi sembra che stai proprio mo ci vuole, al Trentino. mm. Senti, però secondo me questo nome, lo scrittore del popolo, ti sta un po' stretto perché io ti do una promozione, cioè parlando di Napoli, parlando dei problemi di Napoli, parlando, secondo me o devi farti chiamare il sociologo del popolo o l'antropologo del popolo, cioè uno dei due, cioè scegli tu Come, perché... Eh? come vuole la gente. Io sono del popolo perché sono della gente, no, a parte non mi appiglia a questi nomi, so Eh, sì, 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 Enzo, sì, sì. sono proprio, lo sanno le persone che quando mi incrociano, lascio sempre un buon ricordo di me, perché come dicevo all'altra intervista, noi siamo di passaggio qua. Quando noi passiamo, che tu dimostri chi sei, chi non sei, può essere chiunque esso sia, potente, no? Ma tu devi solo passare di qua. Io quando passo dovunque dico, vabbè, ma mo, meglio che faccio un'azione buona, del bene a Vince, qualcuno. però mi hai Dica. fatto fare una brutta figura perché la mia era solo una battuta, non volevo dire che certe figure sono importanti. Non ti preoccupare, No, Giuseppe. no, no, ma io la butto sempre a scherzare, poi È meglio, figurati, ci Giuseppe. stai tu che sei un'ottima spalla per fare almeno una chiacchierata diversa da quelle un po' più serie. Prima che facciamo due risatine, ti volevo dire una cosa, ti voglio raccontare un altro aneddoto mio che diciamo che fa parte sempre di un napoletano doc, di quando uno ha la scorza dura, di quando uno non ha paura di niente, di affrontare difficoltà, di avere freddo, di stare in una casa gelata. Quando ero piccolo, posso raccontarla, Giuseppe? Sì, Allora, quando ero piccolo, io abitavo c'era un bel bar grande e io ero piccolo, ti ho detto, a livello economico stavamo un po' a sotto zero, a rosso come a benzina. E venne San Giuseppe. Io ero piccolo, entrai in questo bar e io piccolino, con gli occhi vicino alla vetrina delle zeppole, e io guardavo così, sai quando stai estasiato così, che uno ti spinge è come se fossero veggenti, pure se ti pungono, e così guardavo queste zeppole di San Giuseppe belle, questo profumo, e non mi muoveva, non mi muoveva. Chi mi buttava di qua, chi mi buttava, spostati giovanotte, vuoi vedere qua? Va bene, va bene, va bene. E desideravo queste zeppole di San Giuseppe, e desideravo, veramente desideravo. Facendomi più grande, andai a lavorare in questo stesso bar e facevo il barista. Facendo il barista, un giorno mancava un pasticcere giù. Disse il capo, Vince,
togliti sta giubba e vai a fare, va giù a pasticceria perché si deve aiutare. Era il periodo proprio per il San Giuseppe. Andai lì giù, no? Giù alla pasticceria, non ti dico il vomito che vedete dietro alle mie spalle questo giallo? Eh, Eh? La crema mi usciva da tutte le parti, eh. dai capelli, dal naso, alla gola, tutto azzeccato qua. E vi voglio dire a tutti quanti, chiunque desidera le cose, chiunque desidera, quando desiderate è bello, ma quando ottenete quella cosa passa subito, vola via. Era più bello quel Vincenzo che guardava la vetrina che quando Vincenzo ha avuto tutta quella crema che ci usciva per le orecchie. Quando andai a casa mi sentivo vomitare vicino a mia mamma. Disse a mia mamma, ma che c'è? Ti vedo una brutta faccia. Mamma, non parla perché vedi gialla per tutte parti, vedi crema per tutte parti. E questo Senti, voglio... io ho la stessa esperienza con la pastiera, perché una Ecco, volta fui lasciato da solo a casa e mi mangiai una pastiera sana sana mamma praticamente. mia, mamma mia. E quindi poi per anni non mi piace di nuovo, ma tu immagini poi per anni io non l'ho voluta vedere la pastiera È perché è normale, quello un'esperienza. ti è venuto una... Mamma mia, un rigetto. Eh. Senti, ma allora, mo se dico un'altra cosa, però non me la smontare. Cioè, da quello che hai No, detto, sei anche filosofo del popolo, perché questa è sì. pura filosofia, insomma, no? Tutto ciò che fa, allora, tutto ciò che fa parte di Napoli è Vincenzo Di Giorgio, Mm. l'anima di Napoli che scende in mezzo a gente. Senti, questa cosa che hai detto è proprio bella, cioè ho una terza media, ma scrivo da quando ero piccolo, perché poi conosco un po' la tua Facevo, storia. a 6 anni facevo il letterino a Gesù, Mm. io facevo il letterino, parlavo con Gesù, a 6 anni scrivevo Gesù, mi porti questo, mi fai portare questo, e puntualmente Gesù mi aiutava sempre, sempre. Non c'è stata una volta che Gesù non mi ha aiutato. Mm. Mi fa piacere, mi fa piacere. E, certo, comunque i tuoi libri, secondo me, a chi ci sta ascoltando incuriosiranno molto perché poi la prospettiva di Napoli da una persona come te, insomma, può soltanto che essere interessante, insomma. Quindi, veramente, secondo me, questa tua esposizione, questa chiacchierata ti sta veramente facendo luce su uno splendido lavoro che hai fatto, insomma. Quindi mi fa molto piacere. Eh, Giuseppe, Giuseppe, eh, scusami, voglio sottolineare che all'interno dei miei libri il filone è sempre l'amore, aiutare il prossimo, questo è il filone che lega tutti i miei libri. mm, Il filone è sempre questo, la morale dietro a ogni storia, ogni libro che faccio io questo, oppure Tavolo Zuop, qualsiasi libro ha la sua morale potentissima, mm, educatrice, va, diciamo. mm. Senti, a cosa ti ispiri quando scrivi? No, niente, mi metto a pensare e quando sto per strada, il taxi per esempio 081 è nato perché stavo andando dalla Feltrinelli alla Mm, stazione qua vicino a mm, me e vidi tutti questi tassi fuori alla stazione. No, Giuseppe, conosci, no? Tutti quei tassi mm, fuori alla stazione e dissi io per 2 minuti mi fermai, mi bloccai, dissi ma tutti questi tassi, ma faccio una cosa, faccio un libro di cui personaggio è Gennaro, perché noi a Napoli il nostro patrono, che io saluto e amo tanto, San Gennaro, aiuta tutti i napoletani e mm. oltre. E all'interno mettiamo l'autista che si chiama Signor Gennaro, che aiuta tutti quanti. Ogni storia che qualche persona entra in questa macchina, lui lo aiuta e fa vedere la città di Napoli. Mo Sì, ci dico, però fermati qua perché qua ti voglio in un'altra chiacchierata proprio su questo libro, sì, però sì. una domanda te la voglio fare. Questo 081 finale mi ricorda un po' il film di Mario Merola, perché poi Sì, per chi non lo chiamate sa, Napoli questo è il codice insomma 081. telefonico di Napoli è 081 e quindi poi è ispirazione, non solo, non è stata solo ispirazione per Vincenzo, ma anche per altri artisti napoletani. E quindi ti ha ispirato questo film un pochino? Sì, allora il codice 081, il prefisso, Il l'ho prefisso, chiamato bravo. così, ci hai azzeccato in pieno perché siamo a Napoli Mm, 081. Il mm, signor Gennaro perché Gennaro è il patrono e mm, Taxi, perciò è nato su queste tre cose, è nato il libro Taxi 081. E poi il mio editore
che mi ha conosciuto, Arduino Sacco, editore che saluto a Roma, ciao Arduino, e lui disse: Vince, ma tu parli come un messia quando in questo libro, perché lui l'ha visto, no? E ha detto è come un messia. Allora facciamo una cosa, facciamo il sottotitolo in napoletano O Vangeli Napoli. Ecco, Ah, bellissimo, bellissimo. perciò O Vangeli Napoli, perché lui è come Senti, un Gesù. con quante case editrici hai scritto? Come ti sei 3-4 trovato? case editrici, 3 o 4, Arduino Sacco, Tozzolo Editore, altre case editrici. Ho capito, ho capito. Senti, e nel dettaglio ci vuoi spiegare qualcosa di questo libro che sei venuto a presentare? Qualcosina, qualche Questo aneddoto? qua del Villaggio del Caos. Sì. Questo qua è particolare, particolarissimo, vi spiego il perché. Perché questo Sereno, il protagonista di questo libro in questo villaggio, è un bambino, vedete già com'è bello il contrasto tra il villaggio del caos e il bambino che si chiama Sereno. Nasce questo bambino che non è Gesù, questo bambino sereno, e lui già ha la mentalità che man mano che cresce già incomincia a vedere tutte le cose storte in questo villaggio. Chi per esempio mischia il cemento con altri elementi, chi fanno cose al contrario, ma come mangiare ricere? È come oggi, attuale, è oggi, è come la gente fanno le cose al contrario. Tu, per esempio, dici vicino a tuo figlio, ehi, senti, Bruno, la pasta è pronta, e quello col telefono in mano ti sente proprio, fanno le cose al contrario, tutto al contrario di tutto. Oppure gli dici qualcosa a una persona, quello ti è mai capitato nell'autobus, chiedi qualcosa a qualcuno, tutti quanti che testa abbassata, così, e non ti ascoltano, è un caos. E da lì mi è venuto questo cosa del villaggio del caos. Questo sereno man mano si fa grande e la cosa bella di questo libro è che in questo villaggio non puoi andare via, devi rimanere là, è a circuito chiuso. Se muore qualcuno puoi uscire fuori, se no non puoi uscire fuori. E questo libro è importante anche per le maestre delle scuole elementari, maestre in generale, perché parlo molto di loro, perché Sereno poi fai dei passaggi e vi dico che affrontiamo questo libro, affrontiamo un argomento importante tra genitori e figli, perché lui che cosa fa Sereno? Vuole uscire prima che muore qualcuno, però ci sta il capovillaggio Zao, scusatemi, Zoe, il capovillaggio Zoe, che cosa fa? Sereno dice vicino al papà, dice, papà, io me ne voglio andare. Dice il papà, non te ne puoi andare perché succedono cose brutte a me e a tua mamma. E lui non se ne va, pur sapendo che la sua intelligenza va oltre tutte queste persone di questo villaggio e non se ne può andare. Sapete quanta gente è super intelligente? Quanta gente laureata stanno a Napoli? Eh? Gente laureata, gente con le palline così e non si possono muovere, stanno così, stanno e non hanno spiragli. Questo è un libro che è bello da leggere, ma non lo dico perché non è che ci guadagni i milioni vendendo questo libro, ma è bello proprio moralmente. Vincenzo, e quanto ti vedi in Sereno? E mi vedo proprio io in Sereno, sono proprio io in Sereno. Il personaggio sono io qua, parlo di me. Senti, e in qualità di padre, perché prima dicevi che hai dei figli, Sì, insomma, sì, ho due bambini. quanto è difficile essere papà, non a Napoli perché il clima, o non in Trentino Alto Adige, perché penso che comunque la situazione è complessa ovunque, non soltanto a Napoli. Quanto è difficile essere papà E oggi? per questo hai fatto una domanda sempre che sei un bravo presentatore, hai fatto una domanda proprio al Senti, poi punto 50 giusto. euro di Dungaroppe, eh? Sì, sì, anche 100 vanno bene lo stesso, ti dico che sei super. Ah, poi scusate, e gli spezzoni che non comprendete, poi stanno sottotitoli dal Trentino Alto Adige all'italiano, quindi cliccate e si comprende tutto, non vi preoccupate. Stavamo dicendo il potere di essere genitori, qua te lo fa comprendere bene. Io come genitore è difficile perché fai una cosa e ti girano in un altro. Fai o bravo e vogliono cattive, è come le donne.
fai il papà duro e vogliono, il papà di quello però è bravo, fai bravo, però che tu non sei duro vicino a quelli ai bambini. È molto difficile essere genitori, è un mestiere proprio da imparare. Però la prima cosa bisogna fare per essere genitori è amare, amare, amare. Tre cose, amare, amare e amare. Anche dove dobbiamo, tutti quanti, stanno papà più bravi di me, che io sono giovane, c'ho appena 5 decenni. E, e- che volevo dire? Bisogna amare, però far comprendere ai bambini, mm? Ai bambini, a pure le persone che non capiscono, che se fanno qualcosa di male, fanno la fine serena. Qua dentro, vedete, fanno la fine su guaglione. Che ha dovuto far fare delle cose ai genitori, perciò bisogna leggerlo, non posso spoilerare. Se no No, non uno che si spoilerare, prende il non spoilerare. libro e dice, vabbè, io saccio questo e questo. Quando andate a urtare, a voi bambini che ci seguite, ma anche ai genitori, voglio dire solo una cosa, Giuseppe, perdonami, non dobbiamo arrivare allo sbaglio, ci dobbiamo prendere prima, dice il grande Anthony Robbins, un autore americano, dice, la vita è come la cascata di un Niagara, no? Una cascata, ok? Quando stiamo prima che viene la cascata, no? Le persone, per esempio, o fanno un guaio, o si stanno facendo debiti, o stanno facendo qualcosa di male alla moglie, qualsiasi guaio, no? Stanno qua, vedete? Prima della cascata, se mettono il cervello e si frenano, non arriveranno alla cascata che va giù. Il grande Anthony Robbins che scende giù, ma se tu prima che della cascata sia un ramo e ti mantieni sopra e dici che sto facendo ai bambini, ai ragazzi, ok, vorrei dire a tutti quanti, vedi che tu non caschi giù, anzi sarai come devo dire, un tutor, un qualcuno che aiuta gli altri, ok? Come una candela con una fiamma sola può accendere milioni di candele, milioni, milioni di candele. Senti, a quanto il prossimo libro di nuova pedagogia? Che sei bravissimo. Ti ringrazio. Mo sto facendo un altro libro che deve uscire tra poco. È un bel libro, anche questo qua è un bel libro. Si parla di un gatto, ma c'ha una. È una cosa esagerata, ma esagerata. Poi vi farò conoscere a tutti quanti il nuovo libro. Appena esce, tra poco uscirà. È tradotto anche in inglese. Caspita. Senti, Vincenzo, e come vedono i tuoi figli questa cosa del tuo scrivere, questa tua passione per lo scrivere? Sta venendo No, anche a loro? gli piace, ma quelli sono piccolini. Uno ha 11 anni e una ha 7 anni, la femminuccia. Dicono, Mm. bello papà, tu sei scrittore del popolo. E mi penso pure in giro. Ho capito, ho capito. Ma a loro piace scrivere? Più disegnare. Io sono anche un bravo disegnatore, così Mm. dicono gli altri. Mm. Ho capito, ho So, capito. so disegnare bene. E la mia maestra all'elementare mi dice, vedi, il fatto che ti dicevo io, mi riallaccio sempre al libro. Diceva la mia maestra, Vince, devi andare a fare liceo artistico. E in quei periodi doveva aiutare a mio padre Mm. Mm. e non potevo andare a scuola perché dovevo Vabbè, forse lavorare. poi se avessi fatto quel percorso non saresti stato lo scrittore del popolo, quindi poi Esatto, nella sì, sì, vita, sì, 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 è nella stato vita, meglio così. nella vita tutto ha il suo senso, poi lo Giuseppe, trovi. ti voglio dire una cosa, io rifarei tutto quello che ho fatto, non mi rimpiango niente. Anzi, solo una cosa, a scuola, perché la scuola ti bastona tanto. Quando tu non vai a scuola, delle volte ti deridono pure, ma a me non mi interessa. Io ho il cuore pulito e bello. Ti possono dire sbagliate un verbo, sbagliate questo, ma tu che vai a scuola, sì, tieni tutto sta, come si dice, tutta sta scienza, queste, come si dice, tutte, Tu- come si dice, non ti so Cose che neanche non hanno spiega. valore. Sono tutte, Bravo, ma come hai detto prima, sono etichette che non hanno valore. tengo il cuore, capito? Ti Mm, aiuto, capito? mm. Tu fai vedere che sei verbo, sai che, sai che, e poi, conclusione, io si vede uno in mezzo alla strada, l'aiuto, anche con una. Io ho aiutato una signora, posso dire una cosa, Giuseppe, posso spiegare? Sei il padrone.
grazie, lavoravo con la Folletto, no? Scopa elettrica. Andai in Mm. una casa, stava una signora stesa nel letto, una anziana, e la figlia aprì la porta, disse: chi sei? Disse: sono della Folletto, vorrei parlarvi un po' di questa scopa elettrica. Lei disse: non ho tempo, Vincenzo, perché sta mia mamma nel letto. Dice: perché che te una signora è malata? Che c'ha? Disse la signora, questa signora, la figlia, disse: no, che lei è depressa. È depressa. Cioè, la depressione va combattuta subito. Posso entrare? Permetti un attimo. Andai vicino a questo letto di questa signora. Signori, cetti, signor, che c'avete? No, io voglio dormire, non mi sento bene. Sì, ma che tenete? O tumore? No! E tenete che? No! Signor, voi siete più meglio di me. Ma chi va mandato a voi? Voi siete un angelo. Poi ricetti vicino alla figlia. Facciamo una cosa. La scopo non da accattare. Mi interessa la scopo, lascia stare. Voglio che la prossima volta che ti vengo a bussare, tua mamma deve stare allerta vicino alla porta e mi devi aprire lei la porta. Dissi vicino alla signora: signor, ma c'è sta promessa, come siete bello, come siete bello. Quando andai dopo 2 mesi a bussare, quando andai in quella zona, la signora mi aprì la porta, mi baciò, te lo giuro, non si dice te lo giuro, si mise a piangere, mi offrì caffè, non so che mi voleva dare. Signor, cioè, ti voglio solo che state bene, perché devo andare subito a lavorare, sennò il capogruppo mi sgrida, ecco, la signora ricetta: siete un angelo, cazzo, Ricetti? Sempre con questo qua, col cuore. E quindi ti rivedo, però non mi rispondere, dimmi solo sì o no, ti rivedo anche nel tassista, eh. Esatto, sì, ma io sono sempre là, sono sempre io. Quelli sono multipersonaggi. Eh, Mo' mi vedrai anche nel gatto, del nuovo libro, mi vedrai nel gatto pure. ho capito, ho capito. Sei un personaggio veramente molto molto interessante, mi ha fatto piacere incrociarti, sto facendo un bel viaggio con tanti autori, tu sei il 20° praticamente e veramente mi ha fatto piacere incontrarti perché Grazie Giuseppe. io dico sempre nelle mie cose che noi abbiamo bisogno di spinte che partono dal basso, no? Dal territorio, dal popolo, dalla gente e forse tu in un modello di nuova società puoi rappresentare proprio questo, cioè, Grazie e Giuseppe. il fatto che tu parta da una terza media è un titolo, cioè capito che voglio dire, quello è il tuo titolo, cioè Ti sei spiegato da lì bene. forse è dalla tua terza media che si possono cambiare le cose, perché riesci a vedere cose che un laureato ormai non vede più, Ma non ormai offesa ai laureati, non è no, 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 offesa, la no. faccia mia sotto i piedi loro perché sono in gamba, Mm, però manca qualcosa al laureato. mm, Manca. Ah, ecco qua, le nozioni. Hanno mm. belle nozioni, belle, tutto sistemato, nozioni. Però ci vuole Senti, anche sensibilità. ma per farti un'intervista senza la giacca, come dobbiamo fare? Ma se vuoi, Dobbiamo... ma leve, ecco qua. No, 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 era Senti, una battuta. mi trovo più a Poi, mio agio. vabbè, quando mettiamo il link in privato facciamo pure lo striptease, ma adesso no, va bene? Sì, preparatevi. Peraltro, se comprate torte grandi e vi serve insomma un personaggio, abbiamo Vincenzo che tranquillamente, Sì. però non le zeppole, perché le zeppole no, in No, e questo se momento lo voglio bene, mi viene una nausea. Vedevo giallo da tutte le parti. eh, ma Infatti l'hai mia moglie superata quando quella cosa lì? dovevamo, questa è la stanza dei bambini dove sto qua, no? Ho pitturato giallo io, qua l'ho fatto io con le mie mani, qua la pittura, vedi gialla? Qua, vedi gialla? Mi è venuto la nausea quando ha detto metti il giallo, mamma mia. Senti, Mi è venuto in mente. hai ripreso a mangiare le zeppole poi? O... Sì, vabbè, mi è passato poi dopo tanti anni, Vabbè, ma qua la stiamo stessa parlando di molti esperienza anni. mia, la Sì, stessa della esperienza mia pastiera, con la la pastiera. pastiglia. Eh. Senti, allora mandiamo un attimo la copertina del tuo libro e poi ci rivediamo fra qualche minuto, insomma, in studio per continuare con l'ultima domanda, ok? Va benissimo Giuseppe, vai. Fornire ai giovani un'istruzione di qualità e di conseguenza anche migliori prospettive lavorative sono elementi necessari per migliorare le proprie condizioni di vita economica e sociale con ricadute positive nell'intera società.
Questa favola di Vincenzo Di Giorgio vuole fare comprendere ai bambini che gli ostacoli alla propria indipendenza e voglia di vivere sono sempre presenti e solo la buona volontà e intraprendenza sono mezzi per poter superarli. Ma la cultura e la capacità di ragionare con la propria testa aiuta a non lasciarsi trascinare in scie pericolose. Le favole sono presenti in tutti i luoghi del mondo e fin dall'antichità furono create in ogni cultura come fonti di saggezza allo scopo di insegnare il vivere quotidiano e fare conoscere le caratteristiche negative dell'animo umano che si manifestano nella vita come l'inganno, l'arroganza, la stupidità, l'invidia e la falsità delle persone. Ancora oggi, le favole possono farci riflettere e insegnarci a divenire migliori e aiutarci nella crescita personale per affrontare questo mondo caotico. Eccoci qua, siamo di nuovo in studio con il nostro abitante del Trentino Alto Adige. Ripeto, se non comprendete insomma il linguaggio insomma di questa regione, di questo corregionale, perché poi anche io derivo dal Trentino Alto Adige, solo che Ecco, siamo in due. in questo momento sono di passaggio in Lombardia, insomma. E che parte di Trentino Alto Adige? Catanzaro, qualche zona là, qualche Messina, dove... Dove sto io? No, Io no, sto era a Napoli no, centro. Napoli centro, lo so, l'hai Ma poi detto, mi l'hai fanno detto. morire quando dicono Napoli, Napoli, sei di Napoli, Napoli. Io tengo uno Napoli, basta. Niente eh, Napoli, Napoli. Napoli, io sono di Napoli. O se no dicevo, sono creata zona. eh. Senza nulla togliere a nessuno, perché la Campania è bella in sé. Sì, 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 abbiamo la costiera sorrentina, la costiera amalfitana, stupenda. Bellissima, bellissima. Il Cilento, non dimentichiamo il Mamma mia, che Cilento. bello, che Eh. bello. Mm. Posso Senti, fare un saluto, Giuseppe? puoi fare quello che vuoi, te l'ho Approfittiamo. detto, vai. Voglio fare un saluto alla mia editor Stefania Stefanini. Un saluto. Ciao Stefania, vai. Anche qualche altro saluto, tranquillamente. Un saluto in generale a tutti quanti, a tutte le persone, soprattutto di Napoli e oltre. Si do cuore mia, si da agenda mia, Giuseppe, si da agenda mia. Senti Vincenzo, l'ultima domanda e poi salutiamo insomma chi ci ha Va seguito. benissimo. Come mai, già l'hai detto, però la ripetiamo, come mai, magari dai qualche contenuto in più, un lettore dovrebbe prima di tutto comprare il tuo libro e poi leggerlo? Allora, perché la domanda è troppo bella, mi piace questa qua, e dovrebbe comprare il mio libro perché dovrebbe, secondo il mio parere, vedere la differenza di contenuti eppure lo stile, perché vi ripeto a tutti quanti che mi ascoltate, mi state vedendo, io a parte che prima di scrivere sono un grande lettore, leggo un sacco di libri, severa a Stoff con un altro tessuto, diciamo, meno costoso, si vede la qualità di uno scrittore, di quello che, mo al di là della scuola, cioè studi o no, ma i contenuti si vedono. Questa è la prima motivazione per cui dovrebbero le persone leggere me, Vincenzo Di Giorgio, perché voi sapete che quando uno legge un libro non sta leggendo il libro, sta leggendo l'autore del libro, il suo animo, la sua persona, mascherato da tutte le cose intorno al libro, ma bisogna leggere l'autore. Per me questo è, mi dovreste scegliere tra Infatti tanti e tanti libri. hai risposto anche a una domanda che solitamente faccio e oggi non ho fatto, che praticamente secondo te le persone scelgono più un libro o un autore, e hai risposto anche a questa domanda, cioè scelgono l'autore, e penso che l'autore che abbiamo visto oggi può rappresentare anche, la dico una parola grossa, una guida spirituale per chi volesse visitare Napoli,
spirituale, non religiosa, perché Vincenzo non è un prete, ma è come se facesse da guida poi a un'atmosfera che incontrerete venendo a Napoli, che è folle, bizzarra, ma è anche ricca poi di rapporti, di contenuti e d'amore, e di gente che si cimenta all'autoaiuto, insomma, aiuta se stessa e aiuta anche gli altri, insomma. E oggi per me Vincenzo ha rappresentato tutto questo, quindi veramente complimenti per il lavoro che stai facendo, Vincenzo. Grazie Giuseppe. Senti, un saluto particolare a chi ci ha ascoltato oggi e poi ci salutiamo io e te in retroscena dopo che abbiamo chiuso la registrazione. Giuseppe, le persone che ci hanno seguiti qua, mi possono seguire anche su TikTok. Sono un TikToker pure. Mi possono, sotto il nome Magnifico Vincenzo. Ho capito. E un saluto particolare? Un saluto particolare a tutti quanti e tutte le persone che hanno bisogno, tutte le persone che soffrono, perché se io ti faccio un saluto a te, tanto di cappello, Giuseppe, o alle persone fuori alla strada, ma che ci fatti più, non ci fate niente. Invece noi dobbiamo fare un saluto alle persone che hanno bisogno di noi, delle nostre mani, della nostra mente e di un nostro gesto. Grazie Vincenzo e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e buona giornata a tutti. Ciao Un ciao. saluto a tutti quanti. Un bacio. Hai mai sentito una voce sussurrare il tuo nome nel silenzio della notte? Un bisbiglio carico di amore proveniente da un mondo che non vedi più? Loro sono qui, oltre il velo dell'invisibile, pronti a raccontarti le loro storie, a condividere la loro saggezza e a donarti un messaggio di speranza e di pace. Apri il tuo cuore alle toccanti testimonianze di chi ha varcato la soglia dell'eternità. Scoprirai che la morte non è una fine, ma una straordinaria metamorfosi, un viaggio verso una nuova forma di esistenza. Lasciati guidare da queste pagine e inizia a vivere una vita piena di significato, consapevole che non sei mai solo, perché l'amore non conosce confini. In questo libro, Antonella Maritain ci guida in un viaggio straordinario oltre i confini della realtà tangibile, esplorando dimensioni sottili e connettendosi con anime che hanno superato il velo della vita terrena. Le storie qui raccolte offrono preziosi insegnamenti su temi universali come l'amore, la perdita e la trasformazione. Queste testimonianze ci invitano a riflettere sulla nostra essenza più profonda, donandoci un messaggio di speranza e redenzione per affrontare il viaggio della vita con una nuova consapevolezza e serenità. Un'opera che illumina il cuore, aiutandoci a vedere oltre il visibile e a riconoscere la connessione tra tutte le anime. E allora il viaggio non è più verso l'ignoto, ma verso una parte di noi stessi che riconosce la continuità della vita in ogni sua forma, trasformando la paura in consapevolezza luminosa. Le anime che abitano queste storie sono pronte ad accogliere chiunque voglia affacciarsi al di là della soglia. Loro ci sono, cercatele e le troverete. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità